ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere The Water is Wide. È un brano tradizionale arrangiato dal grandissimo chitarrista fingerstyle Ed Gerhard. È in tonalità di Re maggiore, un BPM di circa 80 e 4 quarti e ha una cordatura in drop D, ovvero la sesta corda è abbassata al Re. Preciso che il brano utilizza il capotasto in seconda posizione e che le note le chiamerò per il nome originale. Le corde a vuoto Mi, La, Re, Sol, Si, Mi e le corde per il suono che emettono: Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Questo per essere chiari ed escludere qualsiasi possibilità di confusione. Prima le due battute. È un brano che è preferibile suonare con espressione più che sotto il click del metronomo. Vediamo la prima battuta. Prendiamo allora un voicing di Re, quindi Si, Mi,
Sol diesis, indice, medio, anulare, poi Mi, La, sempre col pollice, insieme, indice sulla terza corda e anulare sulla prima, pull off con l'indice dal Si al Sol, quindi ripetiamo, poi col pollice e medio della mano destra andremo a prendere il Sol diesis e il Mi, ripeto, poi nuovamente Mi e La, quindi ripeto, poi si passa su quello che potrebbe essere un La sus, quindi da questa forma passiamo a questa, ovvero dito indice, secondo tasto quarta corda, dito medio, terza corda, secondo tasto, e prendiamo con pollice e indice queste due note e con l'anulare il Mi. Ripetiamo, ripeto ancora, adesso ho fatto un pull off col dito indice, ripeto, ripeto ancora, una volta fatto il pull off dal Fa diesis alla corda di Re, il mignolo lo spostiamo sul Re diesis, ovvero quinta corda, sesto tasto, e prendiamo col pollice e indice queste due note, quindi ovvero la nota di Si e la nota di Re diesis. Ripetiamo. Segui il basso di Mi. Dopo questo bicordo c'è il basso di Mi. Quindi spostiamo poi l'indice sul Do diesis e prendiamo Do diesis, corda di Sol, corda di Si, insieme, seguito dal basso di Mi, basso di Do diesis. Quindi ripetiamo fin qui. Poi spostiamo il medio sulla nota di Mi e prendiamo corda di Re, corda di Sol e corda di Mi, con un leggero vibrato. Ripetiamo. Terza e quarta battuta. Come vedete sono uguali, solo che cosa cambia? Cambia che nell'ultima battuta, ovvero nella quarta, anziché andare direttamente faremo prima le corde seconda, terza e quarta a vuoto e poi aggiungeremo la nota di Mi. Cioè,
Ripetiamole. Questa è la terza e la quarta. La prima e la seconda invece erano vedete? Diretto, cioè non c'è ma va direttamente così. Anche le battute 5 e 6 sono uguali sia la prima che la seconda, che la terza e la quarta, con una piccola variazione. Quindi vediamo la quinta uguale, la sesta cambia l'ultimo movimento della sesta che fa. Quindi seconda battuta è diretto, quarta battuta, sesta battuta, ripetiamo la quinta e la sesta, settima battuta, prendiamo questo accordo, ovvero indice sul Do, quinta corda primo tasto, medio sul Fa diesis, ovvero quarta corda secondo tasto, anulare sul Mi, seconda corda quinto tasto. E prendiamo questo accordo, lo arpeggiamo, indice, ripeto, e facciamo per 2 volte lo stesso arpeggio. Un po' rallentando, quindi ottava battuta. Quindi lasciamo lo stesso accordo della settima, però togliamo l'indice, facendo suonare pertanto la corda di La. Suoniamo l'accordo, arpeggio partendo dal Fa diesis, Sol e Si, poi Si e La insieme e Ameron sul Re diesis. Quindi ripetiamo. Nona battuta. Slide sul Si, Mi, colon Sol, Mi, Re diesis e poi subito accordo di Re per entrare nella battuta successiva. Ripetiamo. Decima battuta. Re maggiore, suoniamo l'accordo completo, arpeggio Mi e Si, basso di Mi, basso di Re, Si e Si. Come dicevo, non fate caso molto alla esposizione delle note, in quanto dovrei chiamarle in maniera completamente diversa, cioè questo è un accordo di Mi, questo dovrebbe essere un Si, ma questo qua dovrebbe essere un La suonato a vuoto, solo che chiamandole così rischierei di generare confusione. 11ª battuta.
Quindi suoniamo il basso di Si, sesta corda, settimo tasto, arpeggiamo la corda di Re col pollice, poi corda di Sol e le prime due corde. Poi mettiamo il Mi e il Do diesis, quindi seconda corda, quinto tasto con l'indice e con il dito medio della mano sinistra, terza corda, sesto tasto. Uniamole insieme col basso di Si. Poi a vuoto Re, seconda e terza corda a vuoto e spostiamo l'accordo su una forma di Re maggiore, ovvero Si e Sol diesis. Col basso di Mi. Dodicesima e tredicesima. Ovvero basso di Mi, basso di La, Sol diesis, Mi. Poi con l'anulare andremo a fare un glissato da Sol diesis a La. Subito seguito dal basso di Mi. Aggiungiamo l'indice sulla corda di Mi, seconda corda, quinto tasto, e poi subito dopo l'indice lo spostiamo sulla corda sulla terza corda, secondo tasto, ovvero sul Si. Per andare a prendere nuovamente l'accordo di Re maggiore in questa forma. Quando suoniamo questa coppia di note, subito suoniamo anche il Mi con il Sol diesis. Quindi seguito dal basso di Mi, ripeto, dopodiché suoniamo il Sol diesis col Si, basso di La, quindi spostiamo l'indice sul Fa diesis, quarta corda, secondo tasto, e l'anulare sul Mi, seconda corda, quinto tasto. Poi il semitono indietro, seconda corda, quarto tasto, sul Re diesis, e lo riportiamo in avanti in un semitono sul Mi per prendere il Si minore. Quindi e basso di Do diesis. È bruttissimo dire basso di Do diesis sul Si minore, però ripeto, scusate, è per una questione di comunicazione, di far arrivare ciò che sto suonando a voi. Quattordicesima e quindicesima. Ovvero, rimaniamo sull'accordo di Si minore e arpeggiamo basso, Sol diesis, seconda e quarta corda,
prima e terza corda. Stacchiamo poi indice e mignolo, quindi seguito dal basso di La, barré, mini barré sul secondo tasto, dove andremo a suonare la seconda e terza corda, seconda e terza corda a vuoto, seguito dal basso di Sol diesis. Quindi ripetiamo. Quindicesima battuta. Ovvero, mettiamo l'indice sulla sesta corda, quarto tasto, e l'anulare sulla quarta corda, sesto tasto, e arpeggiamo basso, quarta corda, Sol e Si. Poi prendiamo le prime tre corde insieme al basso di Sol diesis. Poi, lasciando sempre il basso di Sol diesis, mettiamo l'anulare sulla prima corda, quarto tasto, e il medio sulla terza corda, quarto tasto. E suoniamo la prima e terza corda. E poi in ultimo mettiamo il mignolo, un semitono in avanti, sulla prima corda, quinto tasto, e suoniamo le prime due corde. Quindi ripeto. Battuta 16 e 17. Posizione di La settima. Suoniamo l'accordo pieno, poi arpeggio su quarta corda e seconda corda. Seguito dal basso di La, slide dal quarto tasto al sesto, quindi dal Fa diesis a Sol diesis, poi nota di Mi, seconda corda, quinto tasto, quindi ripeto, seguito dal basso di La, nota di Si, seconda corda a vuoto, e ritorniamo sul La 7. Ripetiamo. Una volta suonato il La settima, il secondo La settima, che è la battuta 17, suoniamo le prime due corde, sempre mantenendo la posizione di La settima, la prima e la seconda corda, in maniera un po' più forte. Poi passiamo su indice, quarto tasto, prima corda, medio, quinto tasto, seconda corda. Scorriamo un semitone in avanti con l'indice, quindi l'indice là sul La e il medio sul Fa diesis. Quindi ripeto, e poi si entra nella battuta 18. Battuta 18. Allora, mantenendo il mignolo, andiamo a posizionare un barré sul quarto tasto con l'indice. Con l'anulare prenderemo il basso di Si bemolle, ovvero sesta corda, sesto tasto, e faremo questo arpeggio.
quindi le prime due corde, basso, quarta corda, seconda e terza corda e le prime due corde. Ripeto, suonato l'accordo completo, basso alternato, quarta corda, poi seconda e quarta corda, con indice e anulare. Ripetiamo un'altra volta e facciamo subito un overall, cioè sarebbe, quindi ripeto, Ameron su Re, seconda corda, primo tasto, scusate, seconda corda, terzo tasto, e medio sul Fa diesis, quarta corda, quarto tasto. Ripeto lentamente la battuta 18. Basso di Mi a vuoto, basso di La a vuoto, poi andiamo a posizionare mignolo sul settimo tasto prima corda, quindi sul Si, e anulare sul settimo tasto terza corda, quindi sul Re, per fare un'acciaccatura che va dal Si all'A. Quindi suoneremo Mi, La insieme, prima e terza corda e acciaccatura. Spostiamo l'indice di un semitono indietro sul La bemolle, quindi togliamo l'indice e suoniamo poi il Mi a vuoto e il Re. Ripeto, ancora, seguito dal basso di La. Dopo il basso di La prendiamo il Mi sulla seconda corda, quinto tasto, e il Sol diesis sulla quarta corda, sesto tasto. Quindi ripetiamo. Dopodiché andremo a prendere questo accordo formato da indice sul Sol diesis e Sol diesis prima corda, quarto tasto, e mignolo sul Si, sesta corda, settimo tasto, dove suoneremo prima le prime due corde e poi il basso. Col basso entriamo nella 20ª battuta. Suoniamo la 18ª e 19ª insieme. 20ª battuta. Basso di Si, arpeggio su quarta, terza, seconda. Basso di Si anche col mignolo o con l'anulare, come preferite. Poi mini barré sul quarto tasto con l'indice e con l'anulare andiamo a prendere il Si bemolle. Sesta corda, sesto tasto. Facciamo insieme Si e Si bemolle. Poi il mignolo lo andiamo a mettere scusate, sul Sol diesis, ovvero quarta corda, sesto tasto. Quindi e poi continuiamo l'arpeggio su
Sol e Si, perché andremo a levare il barré, ovvero dall'inizio prima insieme, mignolo, togliamo il barré, ventunesima battuta, andremo a mettere un barré sulle ultime 3 corde, lasciando libere le altre. Le prime 3. Slide. Allora, perché mettiamo un barré sulle prime 3 corde lasciando libere le altre 3? Perché veniamo dall'arpeggio precedente, ovvero dalla 20ª battuta, dove ci servirà a far suonare il Si e il Sol, cioè il Sol e il Si in ordine di arpeggio dalla battuta precedente, perché se noi andiamo a mettere il barré completo andiamo a bloccare il suono, cioè andremo a fare una cosa del genere che sarebbe sbagliata, andremo a perdere di atmosfera anziché quindi messo il barré sulle ultime 3 corde e arpeggiato, pollice, indice e medio, facciamo uno slide dal Mi al Fa diesis, seconda corda, risuoniamo il Mi, quindi Si, terza corda, quarto tasto, ripetiamo la 20ª e la 21ª. Ventiduesima. Facciamo un salto indietro. Quando facciamo lo slide nella 21ª, il Si non prendiamolo con l'indice, ma formiamo già un barré per portarci avanti poi nella 22ª. Quindi, ripeto la 21ª. Facciamo un barré sul quarto tasto con l'indice, con l'anulare andiamo a prendere il nostro Si bemolle, sul sesto tasto, sesta corda, e arpeggiamo in questo modo: basso, quarta corda, terza e seconda corda e prima. Quindi ripetiamo l'accordo, terza corda, mignolo sul Fa diesis, quarta corda, sesto tasto, e poi seconda e terza corda a vuoto. Ripetiamo la battuta 22 con l'ultima nota della battuta 21. La ripeto piano. E poi basso di Sol diesis. Battuta 23 e 24. Allora, basso di Sol diesis, preso con l'indice, sesta corda, quarto tasto, solito barré sulla quarta, quinta e sesta corda. Anulare, quarta corda, sesto tasto, pull off,
Quindi seconda e terza corda, indice sul Mi e Do diesis, quindi seconda corda, quinto tasto, terza corda, sesto tasto. Ripeto, seguito dal basso di La, poi spostiamo l'indice sulla terza corda, quarto tasto, e il medio sulla seconda corda, quarto tasto. Ripeto. Pull off dal Si sulla corda di Sol. E qua chiude la 23esima, battuta 24. Allora, forma di Re, ovvero Si, Mi, Sol diesis. Terza corda, quarto tasto, con l'indice, con il medio, seconda corda, quinto tasto, anulare, quarta corda, sesto tasto. Insieme al basso, basso di La, poi suoniamo insieme terza e quarta corda a vuoto. Quindi poi nuovamente il Sol diesis, quarta corda, sesto tasto, quindi poi con l'indice andiamo sul Fa diesis e suoniamo Fa diesis e corda di Sol, poi seconda corda a vuoto, mignolo sul Re diesis, quinta corda, sesto tasto, e medio sul Si, terza corda, quarto tasto. Dopodiché con l'indice andiamo sul Fa diesis, quarta corda, quarto tasto. Ripetiamo. Questa è la chiusura, 25esima battuta, la risoluzione praticamente. Quindi abbiamo indice sul Sol diesis, medio sul Mi e poi basso di Mi insieme. Poi Si, quindi ovvero la risoluzione della battuta precedente, dove c'è attenzione e risoluzione. Si, allora indice sul Do diesis, quinta corda, quarto tasto, anulare sul Mi, seconda corda, quinto tasto, Mi a vuoto. Adesso il brano ripete per un'ulteriore strofa, quindi si ripetono le battute che vanno dalla decima fino alla 23esima. Giunti alla 23esima non faremo più, ma faremo
cioè cominceremo il brano dall'inizio. Quindi facciamo la 23esima e la 26esima, perché saltiamo la 24 e la 25 che ci servivano per collegarci nuovamente alla strofa. Quindi il brano ripete con delle piccole variazioni. Battuta 26 è uguale alla prima. Ventisette. Ovvero insieme. C'è diverso nella battuta 27 rispetto alla seconda battuta, che l'ultimo movimento, che è, ovvero e poi nota. Battuta 28 e 29. E risolvere la battuta 30. La battuta 29 è uguale alla battuta 4 o alla battuta 2. La battuta 29 è uguale alla battuta numero 2, però anziché fare oppure farà, quindi con il mi e il mi a vuoto e poi risolve. Battuta 30. Ovvero Re maggiore, cioè Re sus più che altro, e Ameron sulla prima corda, quarto tasto. Basso di Re, di Mi, cioè seconda corda, quinto tasto, e Mi a vuoto. Quindi poi anulare sul si bemolle, quindi sesta corda, sesto tasto, medio sul Mi, seconda corda, quinto tasto, insieme, corda di Re, poi indice sul Si e Si a vuoto. Quindi ripeto, ripetiamo la 30esima battuta e si sposta il basso sul Si. 31esima battuta. 31esima battuta. Allora, basso di Si, arpeggio su quarta, terza e prime due corde, poi basso di Si insieme all'aggiunta del Mi e Do diesis, basso di Re a vuoto, seconda e terza corda a vuoto e Si e Fa diesis, quindi indice sulla terza corda quarto tasto, anulare sulla quarta corda sesto tasto. Quindi ripetiamo l'arpeggio. Basso. Ripetiamo la 30 e la 31. Ovvero basso, poi Sol diesis, Mi, slide, Sol diesis alla, basso,
Mi, Si. Ripetiamo. Si ritorna indietro con lo slide perché quando si fa l'arpeggio poi si suona nuovamente il fa diesis. Quindi ripeto. Qua già sono alla battuta 33. Ripeto la 30, 31, 32. Trentaquattro. Allora, riprendiamo la 32 un attimo. Basso, poi rimaniamo sullo stesso accordo e prendiamo il Si con il Sol diesis, poi corda il Re a vuoto e questo accordo, ovvero indice sul Do, quinta corda, terzo tasto, medio sul Fa diesis, quarta corda, quarto tasto, e mignolo sul Mi, seconda corda, quinto tasto. E poi indice sulla seconda corda, quarto tasto, e medio sulla seconda corda, quinto tasto, quindi Re diesis, Mi. Ripetiamo la 32 e 33. E andiamo sul Si minore. Battuta 34 e 35. Quindi accordo di Si minore, basso di Si minore, basso di Sol diesis, seconda corda e terza. Quindi quando suoniamo questo accordo, ovvero quando leviamo il medio, che andiamo a suonare seconda, terza e quarta corda, abbassiamo il barré per lasciare libera la quinta corda che ci servirà come basso. Ripetiamo. Rimettiamo il dito medio, togliamo, basso, rimettiamo, seconda e terza corda, ripeto, e basso di Sol diesis. Poi abbiamo quarta corda, quarto tasto, Sol a vuoto, Si a vuoto, le prime tre corde, poi anulare prima corda, quarto tasto, quindi sul Sol diesis, e medio sul Si, terza corda, quarto tasto, mignolo sul La, quindi prime due corde. Ripetiamo solo la 35. Ripetiamo insieme piano 34 e 35. Trentasei. Ovvero basso di Re diesis, quinta corda, sesto tasto, e Mi a vuoto, prima corda, Si, corda di Si e Si. Poi
basso di do diesis e mi, seconda corda, sol, corda di sol a vuoto, mi e la settima seguito dal basso di la. Ripeto la 36esima. Trentasettesima. Ovvero dalla posizione di la settima, basso, di la, poi andiamo a suonare la quarta corda, quindi sarà un fa diesis in questo caso, poi a vuoto le prime due, le prime tre, sol diesis, basso di si, poi abbiamo corda di sol, poi avanziamo ad un semitono in avanti sull'A e prendiamo le prime due corde e poi nuovamente il sol. Ripeto. Trentottesima battuta. 38esima. Stesso accordo della 18esima. Poi seconda corda, terza corda, basso. Quindi. Poi terza e quarta corda insieme. Poi seconda e quarta, due volte. Quindi con Ameron sul Re e fa diesis. Ripetiamo, piano. Trentanovesima battuta. Ovvero basso di mi, basso di la, coppia di note di si e re, prima corda, terza corda, acciaccatura sulla, spostiamo l'indice del semitono indietro sul sol diesis. Togliamo l'indice, suoniamo basso con la prima e terza corda, basso di la, poi mi e sol diesis e slide dal fa diesis al sol diesis, quindi dalla seconda corda settimo tasto alla seconda corda nono tasto. Ripetiamo. Nella 40esima battuta vi è la continuazione della nota presa nella battuta 40. Quarantuno. Ovvero va re su ultime tre corde del settimo tasto, quindi arpeggio, mignolo sul si, ovvero quarta corda nono tasto, ripeto, poi indietreggiamo, col barré andiamo sul semitono indietro, quindi sul sesto tasto, e prendiamo
il Si bemolle col Si insieme, con la corda di Si, seconda corda, quinta corda, il mignolo nuovamente sul Si, quarta corda nono tasto, e poi corda di Sol a vuoto. Quindi ripetiamo. Primo, secondo, insieme, quindi, e poi spostiamo il barré sul quarto tasto. 42esimo. Ovvero il barré sulle ultime tre corde del quarto tasto, arpeggio, poi le prime due a vuoto, poi mettiamo nuovamente il Mi e il Mi seconda corda quinto tasto e il Sol diesis quarta corda sesto tasto, insieme al basso, poi togliamo e togliamo la seconda corda e la quarta, quindi battuta 43 e 44. 43esima battuta. Allora, accordo composto da Si, quindi indice sulla terza corda, quarto tasto, anulare, sesta corda, sesto tasto, mignolo subito sotto l'anulare, sul Re diesis, quinta corda, sesto tasto. Prendiamo l'accordo pieno, poi arpeggiamo, ovvero basso, Re diesis e Si e Re. Quindi ripeto, quindi ripeto, poi spostiamo l'anulare un semitono in avanti sul Si, posizioniamo il dito medio sul Sol diesis, quarta corda, sesto tasto, e arpeggiamo, ovvero Si, Sol diesis, corda di Sol e corda di Si. Quindi poi con l'indice andiamo a prendere il Mi e con il medio il Do diesis, seguito dal basso di La, poi con l'indice andiamo a prendere il Si terza corda quarto tasto e col medio il Re diesis seconda corda quarto tasto, il nostro solito pull off dal Si sulla corda di Sol. Quindi ripetiamo la 43 e 44. Quarantacinque e 46. Allora prendiamo il Si minore, settima, togliamo il barré e suoniamo la seconda, terza e quarta corda col basso di La. Subito poi il basso di Si, quindi risuoniamo l'accordo, poi prima e terza corda, quindi ripetiamo, risuoniamo l'accordo
col basso di La. Ripeto, seguita dalla nota di Sol diesis, quindi ripeto, poi indice e medio sul Si e Re diesis, e ancora indietro sul Sol diesis, quindi Sol diesis Si. Ripetiamo piano. Basso di Sol diesis. Ripeto. Quindi basso di Sol diesis, poi Fa diesis, le prime due corde, mignolo sul Sol diesis, quarta corda, sesto tasto, e slide su questo accordo. Ovvero, mettiamo il barré sul quinto tasto, con l'indice, anulare sul Si, sesta corda, settimo tasto, e il mignolo sul La, quarta corda, settimo tasto. Oppure ripetiamo la battuta 45-46. Allora, si prende lo stesso accordo della battuta 41, si arpeggia, quindi accordo, quinta corda, quarta e terza, poi si aggiunge all'accordo la nota di Mi, seconda corda, quinto tasto, con il dito medio. Quindi col pollice andiamo a suonare il Re diesis, quindi coppia di note, il solito Si e Re diesis, togliamo il medio sul Re diesis e suoniamo Si e corda di Si, spostiamo poi il mignolo sul basso di Si, sesta corda, facciamo un pull off, ripetiamo, ovvero con l'anulare andiamo a prendere la nota di Sol diesis, quarta corda, sesto tasto, e subito il Sol sotto, la corda di Sol, quindi ripeto, poi Si, Mi e Do diesis, basso di La, la coppia di note solita, pull off, il solito pull off dal Si al Sol, e poi per chiudere la nota di Mi. Ripeto piano. C'è praticamente la nota che continua e poi ricomincia il brano. Prendiamo lo stesso accordo che abbiamo preso nella battuta 7, lo arpeggiamo, nuovamente l'accordo,
spostiamo l'anulare, il semitono indietro e chiudiamo sulla forma di Re. Ripetiamo, accordo, quarta corda, terza e seconda, accordo, quarta corda, terza e seconda con Re diesis e chiudiamo. Siamo giunti al termine del tutorial, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!